Quanto è facile schierarsi con una o con un'altra squadra? Quanto è facile prendere posizioni per una o per un'altra idea? Insomma, quanto è facile cercare delle divisioni convinti di essere nel giusto? Questo è Stay, un podcast in pillole sugli U2. Questa canzone appartiene all'album Songs of Experience. L'album parla appunto della propria esperienza, della propria maturità e comunica questa maturità, cerca almeno di comunicare questa maturità alle nuove generazioni. Una cosa che distingue gli U2, e l'abbiamo detto tante volte in questo podcast, una cosa che li distingue da tante altre band è il fatto che siano riusciti per 50 anni a rimanere sempre insieme. Ovvero, hanno certamente fatto delle produzioni singolarmente esterne al gruppo, ma sono rimasti comunque nel gruppo, sempre. Con questa canzone allora vogliono comunicare uno dei valori importanti che hanno mantenuto nel corso degli anni, cioè la coerenza. La coerenza di rimanere insieme, la coerenza di fare musica insieme, la coerenza di non vedere solo uno o due nella parte creativa, ma rimanere tutti e quattro insieme. Un grazie particolare, lo dicono e lo esplicita Bono nel proprio libro, a Paul McGuinness, il loro primo produttore, perché lui è stato quello che gli ha suggerito sempre di lavorare insieme, di non far prevalere una parte sulle altre, ma anzi di fare un lavoro di squadra, sempre. In questa maniera sono riusciti effettivamente a rimanere coerenti a se stessi. Però nella storia della musica vediamo che è stato molto facile per tanti gruppi separarsi. Uno su tutti, senza volerne parlare male perché non se ne può parlare male, sono i Beatles. I Beatles sono rimasti insieme veramente per pochissimo tempo. La carriera da solisti è iniziata quasi subito. Si sono separati molto prima che morisse John Lennon. Adesso la carriera di McCartney senza dubbio è molto più importante la carriera da solista che non quella che ha fatto con gli altri tre. Comunque, questo è un esempio su tutti, ma ce ne sono a bizzeffe esempi come questo, di gruppi che hanno cominciato insieme e poi è emerso un protagonista che ha cominciato la sua carriera da solo. Quindi, che cos'è la coerenza? Cos'è la coerenza di cui loro vogliono parlare? La canzone, il testo, è evidentemente dedicato ad un adolescente, a una persona in divenire, che è in un momento di forte crisi, perché si rende conto che i suoi ideali si vanno a scontrare spesso con la realtà, ed è una cosa che abbiamo provato tutti. Quindi, di che coerenza stanno parlando loro, esattamente? Come hanno fatto a rimanere coerenti tutti e quattro, rimanendo uniti? All'inizio dicevo quanto è facile schierarsi con una squadra, quanto è facile prendere posizione per un'idea, ma a che serve? Ci rende veramente coerenti? Ovvero, quello che pensiamo di vivere è coerenza o fissazione per qualcosa che riteniamo sia giusto? I quattro ci insegnano, o meglio, a me insegnano, che se vuoi rimanere coerente, devi contrattare. Fare un gruppo e rimanere uniti per 50 anni non deve essere semplice, ma come non deve essere semplice fare una famiglia, un'esperienza che magari abbiamo tutti più a portata di mano. E se qualche volta rinunci a qualcosa non significa essere incoerente, significa che accetti l'altro, che accetti l'idea dell'altro. Abbiamo visto che fare tifo da stadio per tante cose ci porta solo a essere divisi, solo ad arrabbiarci, ci porta esclusivamente a essere infelici. All'università ricordo che una delle frasi che ci ripetevano gli insegnanti delle varie discipline sociologiche è che l'uomo è un animale sociale e non ce lo dobbiamo dimenticare. Non è fatto per stare da solo. Quindi quello che mi insegnano con questa canzone in particolare è proprio questo. Noi siamo stati insieme 50 anni o quasi,
Non per questo abbiamo rinunciato alla nostra coerenza, non per questo abbiamo rinunciato ai nostri ideali, non per questo abbiamo rinunciato alla nostra personalità. Semplicemente ci siamo adeguati anche agli altri tre. Questo funziona in un gruppo minimo, come può essere appunto quello loro, o come può essere un gruppo di cui facciamo esperienza quotidianamente nelle nostre vite, ma può essere riportato anche in tanti altri contesti molto più grandi. Se appartengo a un gruppo, posso esporre le mie incertezze, ma devo trovare i punti in comune per continuare ad andare avanti. È una tua battaglia, portala a termine, ma sappi che la coerenza non si porta avanti con battaglie che vedono solo te come vincitore. Stay. Ogni domenica alle 13. A fine canzone cambiano il discorso della montagna, le beatitudini scritte sul Vangelo di Matteo, in una maniera un po' particolare. Vi invito a leggerlo e vi invito a guardare bene il video ufficiale della canzone. Sembra quasi profetico. Il video è del 2016 e adesso sembra più attuale che mai. Tu cosa ne pensi di questa canzone? Scrivilo nei commenti o manda una mail all'indirizzo bmip.podcast@gmail.com. Alla prossima!